Stasera parleremo dell'utilizzo dei social network e non solo dei social network al fine del personal branding del professionista del fitness. In realtà può essere applicato un po' a tutti e andremo a vedere, ripeto, tutte quante quelle che sono le tematiche che possono aiutarci. Ci sono naturalmente delle slide per quanto riguarda questo incontro. Le slide però ho scelto, anziché di farvele vedere e man mano parlarci su, di darvi un sistema differente per il loro download. Vi dirò poi per quale motivo ho adottato questa scelta. Potete mandare al termine, naturalmente non adesso, al termine potete mandare un'email vuota a questo indirizzo email che è personal@depascalis.net. Ripeto, personal@depascalis.net. Mandate un'email vuota, riceverete una email in risposta automatica con il link per scaricare sia le slide che un altro po' di informazioni. Vi ho preparato proprio una dispensina di una ventina di pagine dove poi ci sono anche approfonditi alcuni dettagli che riguardano in particolar modo alcuni social network, quindi Facebook, Instagram e altri, e quindi in modo tale che poi anche successivamente vi possano essere utili. Ora, perché non vi sto proiettando le slide, ma vi sto dando questa possibilità, cioè di scaricarle? Perché la teoria è bella, e stasera parleremo prevalentemente di teoria, ma la pratica è ancora più bella. Vi farò vedere come scaricando semplicemente le slide, nulla di eccezionale, perché vi spiegherò tutti quanti i meccanismi e vi dirò cos'altro è possibile fare. Banalmente con questa operazione io potrei eseguire una serie di ulteriori elementi accessori se volessi promuovere la mia stessa figura. Quello che succederà scaricandole è che poi nelle prossime ore, dopo aver fatto, navigando su internet e in particolar modo su Facebook, vi comparirà sulla colonna destra la possibilità di scaricare, o meglio di accedere ad un ulteriore webinar, sempre gratuito, della durata di un'ora, sempre con l'attestato. Quindi, quando voi cercate un servizio correlato alla figura del personal trainer, la mia pubblicità comparirebbe in maniera prioritaria rispetto a quella dei competitor. Questo grazie al fatto che ho raccolto tutto quanto in automatico, perché viene gestito tutto quanto automaticamente, i vostri account email. Bene, il personal branding passa quindi per tutta quanta una serie di meccanismi, molto spesso automatici, molto spesso più complessi da descrivere che non da porre in atto, ed è anche questa una delle ragioni per le quali, piuttosto che parlarvi con delle slide alle spalle che poi mi costringerebbero ad essere più rigido nel discorso, ho preferito fare una cosa molto semplice. Oggi pomeriggio ho preso banalmente degli appunti sulle cose che andrò a dirvi, quindi quando mi vedrete chinare la testa è semplicemente perché sto andando a vedere cosa vi ho già detto e cosa vi dovrò dire. Ora, se fosse facile gestire il discorso del personal branding, lo farebbero tutti naturalmente. Tutti vorrebbero questa sera una ricetta che domani mattina la metto in pratica e arrivano i clienti. Non è esattamente così, non funziona così per due motivi. Innanzitutto perché io la ricetta in realtà ve la darò, ma non si prepara esattamente con questa rapidità, è una ricetta un po' più complessa. E inoltre c'è un altro problema che io chiamo proprio la metafora della ricetta. Io vi darò tutti quanti gli ingredienti per avere i risultati che vi aspettate, cioè incrementare il vostro personal branding per quanto riguarda la potenziale clientela. Se poi voi fate esattamente come quando vi passano una ricetta perché avete mangiato a casa di qualcuno e vi è parso particolarmente appetibile quel piatto, poi andate a casa e la volete replicare, però cominciate a dire, vabbè, a me la cipolla non piace, quindi in realtà posso anche non mettere la cipolla. Non ho i rigatoni, vabbè, utilizzo le mezze maniche, andrà bene lo stesso. Sì, però non ho proprio quella marca di passata di pomodoro, magari la faccio io e va bene ugualmente. Alla fine la ricetta, quando andrete a mangiare il piatto, non sarà più lo stesso, ma non perché la ricetta era sbagliata, perché voi non vi siete voluti applicare nella maniera con la quale vi è stata fornita. Quindi se fosse facile, naturalmente lo farebbero tutti. Il personal branding è un lavoro, quindi nel momento in cui voi decidete di farlo, vi state impegnando esattamente come un'attività lavorativa, perché evidentemente scegliete di applicare questo affinché le vostre entrate economiche o quali che esse siano possano incrementare. Quindi non lo faccio per il piacere di farlo, soprattutto non lo faccio per i like. Dovete individuare l'obiettivo, è esattamente quello che accade con un allenamento. Non esiste l'allenamento migliore, esiste un obiettivo e in virtù dell'obiettivo naturalmente io strutturo il mio allenamento. Quindi il primo errore è questo, non confondete i like con il successo perché non sono assolutamente correlati, avrete semplicemente un dispendio di energie e smetterete di essere voi stessi. L'immagine che invece dovete dare è un'immagine che deve essere coerente con quello che voi
con quello che voi volete comunicare, perché se avete l'intenzione di ricalcare o di entrare in un personaggio, il personaggio non potrete mantenerlo per sempre, prima o poi qualcosa di diverso accadrà. Quindi non tramutatevi, non travestitevi da nessun altro, non scimmiottate il linguaggio di qualcun altro. Se scimmiottate il linguaggio di qualcun altro sui social, siete immediatamente riconoscibili, quindi immediatamente associeranno il fatto che state cercando di copiare qualcuno e non avrete mai una vostra identità. Quindi questo è un altro degli errori. Il social network, parleremo molto di Facebook, non sostituisce, così ci togliamo subito il dente, non sostituisce un sito internet. Quindi è importante, se state costruendo la vostra identità digitale, il vostro personal branding, realizzare o farvi realizzare un sito internet. Il sito internet è qualcosa di diverso, è una cosa vostra personale, è una cosa che permette, nel momento in cui io conosco il vostro nome e cognome, di cercarvi e di vedere tutte quante le caratteristiche che vi riguardano. Veniamo a Facebook. Facebook è certamente il social più utilizzato. È un po' il social degli anziani. Gli anziani, cioè quelli che hanno superato una certa età, ma non anziani settantenni, perché purtroppo gli anziani cominciano ad essere già i trentenni e i quarantenni. Questo è un vantaggio o uno svantaggio? Questo è un vantaggio per voi, perché se io intendo avviare o meglio radicare il discorso del personal branding con lo scopo di monetizzare, e spero che sia questo anche uno dei vostri scopi, ecco che è molto più probabile che un soggetto in grado di spendere, di comprare un servizio, lo vada a trovare su Facebook piuttosto che su altri social network. Almeno per il momento, almeno per diversi anni ancora, sarà la piattaforma di riferimento per chi poi ha la disponibilità economica. Su